Ciao amici, benvenuti sul canale. Come potete leggere su questa maglietta un po' bizzarra c'è scritto allegro ma non troppo. In effetti io sono così. Sembra che questa maglietta quando l'ho acquistata fosse lì per me. Tra l'altro non l'ho neanche acquistata, mi è stata regalata non da una persona che mi conoscesse così bene, ma da una persona che mi conosceva abbastanza bene perché mi ha ospitato tantissime volte a suonare presso il suo locale che si chiamava appunto Allegro ma non troppo, che era sito in via Milano a Brescia. Mi ricordo ancora l'indirizzo esatto e la località e il posto in sé. Il posto era un posto meraviglioso, ragazzi, immerso nella natura, pur essendo veramente a due passi dal centro della città di Brescia. Però era in un angolino un po' imboscato e insomma lontano da occhi indiscreti, con tantissimo verde davanti. Era probabilmente, dico probabilmente, una villa che era stata poi in qualche modo lasciata lì abbandonata per poi essere ristrutturata dalla mia amica Paola, che ne fece un locale meraviglioso. Perché vi sto raccontando queste cose? Nonostante il video, cioè scusate, la copertina del video parli o comunque evidenzi il fatto che Parigi a suo tempo mi conquistò, perché era un locale, dico era perché purtroppo non c'è più, un locale che ricordava molto quei piccoli bistrò francesi che si trovano a Montmartre o comunque nella zona degli artisti a Parigi. Io Parigi l'ho visitata 3 volte, e 2 con i miei genitori quando ero più ragazzino e poi una volta in autonomia, e ci andai anche per suonare, perché mi ricordo che contattai una bravissima cantautrice collega francese che risponde al nome di Soem, scritto Soem ma se pronunciato in maniera corretta è Soem, e mi ricordo che mi fece impazzire la sua musica, la amai subito, tanto che acquistai, perché allora non c'era la possibilità di scaricarli in maniera digitale i dischi. Acquistai il suo disco mediante insomma un colloquio che ebbi con lei attraverso Facebook, quindi Messenger, e fu un delirio perché poi dovevo tradurre il francese e lei tradurre l'italiano, perché lei non sapeva l'italiano, io men che meno il francese, per cui siamo comunque riusciti a trovarci e capirci, e affinché io potessi acquistare il suo disco. Dopo averlo ascoltato, la cercai assiduamente anche su YouTube e la trovai questa ragazza a suonare lungo la Senna, la trovai sotto Natale a Place de l'Italie, insomma la trovai in tantissimi punti strategici di Parigi, dove lei giustamente con la sua chitarra o con un chitarrista che gli stava appresso si esibiva per la strada con il classico cappello per le offerte. E dopodiché, dopo alcuni video fatti in questo modo, ebbi il piacere di ritrovarla anche di trovarla in un locale, e mi ricordo che fui assolutamente colpito da questo posto che si chiama, adesso il nome non me lo ricordo e anche se me lo ricordassi non ve lo pronuncerei perché sarebbe una figuraccia tremenda. Sta di fatto che era un bistrò proprio ai piedi di Montmartre, meraviglioso, veramente meraviglioso, e immediatamente io partii con la testa, nel senso dissi caspita, se potessi andare a Parigi a suonare, e quindi scrissi ancora a Soem e chiesi a Soem di in qualche modo di mettermi in contatto con il gestore di questo locale, e lei lo fece, mi accontentò e mi diede una mail di questo ragazzo, personaggio bizzarrissimo, vestito con le piume tipo Renato Zero anni 70, proprio un personaggio fuori dalle righe, però fu gentile. Mi ricordo che volle ascoltare qualcosa di mio, giustamente, e io gli dissi guarda, noi veniamo dall'Italia, per cui insomma ci dovrebbe essere anche una sorta di compenso, perché aereo, pernottamento, ristorante e quant'altro. Ristoranti, perché poi non siamo stati lì una notte, siamo stati lì almeno 3 o 4 giorni anche per piacere. E io scesi con Marcello, che era l'allora mio clarinettista, e andai a suonare appunto in questo locale incredibile. E la cosa che mi colpì tanto, a parte il locale, che era veramente bellissimo, fu l'educazione che ormai si è persa completamente qui in Italia da parte dei giovani, che in quel momento erano presenti in quel locale, non ci conoscevano, addirittura c'era una tavolata di ragazzi che stavano festeggiando il compleanno di uno di loro, e che quando entrammo si ammutolirono subito,
perché innanzitutto videro due facce strane, nuove, e probabilmente si sono pure spaventati. E poi uno si avvicinò con molta timidezza e ci chiese chi eravamo e cosa volevamo fare in quell'occasione, perché in qualche modo avevamo invaso la loro sala dove stavano festeggiando questo compleanno. E io risposi: siamo musicisti, arriviamo dall'Italia. E lui immediatamente si rivolse verso i suoi amici e ovviamente anche qui non dico cosa ha detto perché insomma non saprei dirlo, però ha fatto capire a questi suoi amici che eravamo due musicisti venuti dall'Italia per fare un concerto. Beh, che ci crediate o meno, quella festa si placò in tempo zero, all'istante, perché in quel momento ci ascoltarono fino alla fine del concerto. Ecco, illustratemi o fate presente a me qui sotto nei commenti se in Italia può succedere una cosa del genere, ma io se la vivo non ci credo nemmeno, perché ne ho viste talmente tanti di locali dove promettevano silenzio, dove promettevano attenzione, rispetto verso l'artista, che poi sono state tutte promesse assolutamente vaghe e parole dette al vento, come si suol dire. Forse un locale che sta alle porte di Milano, ecco, il gestore pretendeva dal pubblico il silenzio e il rispetto verso l'artista, ma a parte questo locale, che adesso mi sfugge il nome purtroppo, ecco, altri locali io non ne ho mai visti in questo modo. C'erano locali dove guardavano il dio portafoglio, il dio danaro, quindi se ne fregavano se l'artista era stato rispettato in quel momento, se c'era silenzio e attenzione. Ci trattavano e ci trattano ancora adesso come delle radio, insomma, quindi è assolutamente avvilente suonare nei locali sia di Milano sia fuori di Milano. Insomma, io personalmente rifiuto categoricamente di esibirmi nei locali perché o mi danno 1.000 euro oppure si attaccano, perché io anche star lì a fare la radio ci sono persone molto più attrezzate di me col karaoke che lo possono fare. Quindi ecco, tutto questo pippone per farvi capire quanto rispetto c'è, perché l'ho detto in più video e in altri contenuti insomma che ho registrato. Spesso in Italia ti avvicini a una persona e la persona ti può chiedere che mestiere fai e tu gli dici musicista, e di lavoro, e caspita, fare musicista più o meno, se lo si fa seriamente, si studia più che fare il chirurgo, o comunque quasi gli stessi anni, perché il conservatorio prevede tantissimi anni di studio e quindi penso che un oculista non studi assolutamente di meno. E quindi qui non c'è assolutamente rispetto verso coloro i quali fanno musica o scrivono, perché poi ci sono anche quelli che scrivono libri, canzoni, poesie e quant'altro. L'arte è proprio l'ultima cosa che passa per essere cosa interessante. È un hobby. In Italia l'arte è un hobby. Fare l'artista vuol dire non voler lavorare, vuol dire drogarsi. Poi non ho mai capito l'accostamento fra droga e arte, da cosa derivi. Insomma, comunque è veramente avvilente abitare in un paese così. E quindi badate che non sto sputando nel piatto dove mangio, semplicemente metto nero su bianco quello che succede abitualmente nei locali italiani. E poi ovviamente ci sono delle eccezioni, ma anche qui scrivetemi sotto nei commenti i nomi e i cognomi di queste eccezioni, così li chiamo subito. Però ecco, mi ricordo questa cosa di Parigi perché appunto mi colpì molto, al di là della serata che andò decisamente bene, così come la stessa gita, perché fu bellissima. Scoprimmo anche angoli di Parigi che non sono i classici angoli canonici che una guida turistica ti fa scoprire, ma anche insomma piccoli anfratti, vie, vicoletti, insomma, dove stazionavano degli artisti di strada. Veramente una città stupenda. Poi tra l'altro in questo periodo Parigi sta continuando a entrarmi nelle orecchie, perché mia nipote è appena tornata da Parigi per un viaggio di piacere, per cui insomma è un periodo che Parigi la sento spesso nominare. Ecco, a proposito di questo, io ho preparato una canzone che è un po', tra virgolette, il mio cavallo di battaglia, ecco, non manca mai nel mio repertorio. Tra l'altro è una delle canzoni che secondo me meglio riuscite, non forse la più bella, però è quella dove ci ho messo veramente tanto sentimento. E ho pensato a questo viaggio per Parigi in completa solitudine, però cercando di partire sotto Natale, perché comunque sia Milano che Parigi hanno la capacità di farti sentire meno solo, grazie agli addobbi, grazie a questa aria festaiola che c'è attorno a queste due grandi metropoli.
E quindi ho pensato a questo viaggio, un viaggio interiore che non è detto che dia risposte, ma che comunque le ha date a me. Quindi in questo senso mi è bastato e mi è servito per scrivere questo brano. Volevo raccontarvi anche questa storia. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo, iscrivetevi al canale che a voi non costa assolutamente nulla, a me dareste un grande aiuto. E adesso vi presento il treno per Parigi. Alla prossima, ciao! Il treno per Parigi sosta sul binario 16 e parto alla vigilia di Natale per sentirmi meno solo. Non amo la nouvelle cuisine, ma ascolto Charles Trenet e spesso il mio compagno di bicchieri è un buon libro di Baudelaire. Ascolto l'accordeonista nella versione di Emer e au-dessus de la Seine io vorrei dirti je t'aime. Il treno sfreccia in fretta e taglia l'aria che mi gela in faccia ed io rinchiuso dentro il mio cappotto a Gare de Lyon. Due chitarristi in manouche e una danseur de claquette. Il tuo vestito su blu con fiori bianchi e paillette. Mi han detto che su quelle strade grandi vive quello strano mago col cappello bianco e nero. Parigi è una città di moda e lusso, mi ci vuole giusto un mago per sentirmi come a casa. Ti prego non portarmi al ristorante per dirmi che mi ami per davvero. L'amore è un piatto da gustare piano fino all'ultimo cucchiaio. La notte parigina stende un velo sui miei occhi ed il ricordo muto della neve sull'Arc de Triomphe. Io chiedo al buffo mago di portarmi giù una stella e di ridarla al cielo quando il cielo saprà un po' di noi. Ti chiedo come si può amarti solo a metà, amarti solo di notte per risentire un profumo. Mi han detto che su quelle strade grandi vi è quello strano mago col cappello bianco e nero. Parigi è una città di moda e lusso, mi ci vuole giusto un mago per sentirmi come a casa. Ti prego non portarmi al ristorante per dirmi che mi ami per davvero. L'amore è un piatto da gustare piano fino all'ultimo cucchiaio. A me di te lo sai mi piacciono quelle buffe smorfie che tu fai allo specchio quando ti prepari. Mi piace invece meno quando sfoggi quelle scarpe così alte che mi sembri un trampoliere. Lo sai non sono certo un grande esteta, mi vesto giusto per uscire di casa. Mi vesto giusto per uscire di casa insieme a me. La notte di Milano stende un velo sui miei occhi ed il ricordo muto della neve su Gare de Lyon.